Buongiorno a tutti quanti. Oggi proviamo. Cos'è questo? Ringrazio un amico del gruppo che mi ha dato la possibilità di provare il Tatara Muramasa. Allora, cosa si può dire di sto rasoio? Adesso lo proviamo insieme. Fantastico, fantastico, sotto vari punti di vista. Ad esempio, una cosa che mi è piaciuta da subito è che di solito i regolabili o hanno una testina grossa, o sono ingombranti, o sono tozzi, grossi, lunghi, c'è sempre qualcosa che non mi quadra. Questo è perfetto, piccolino, maneggevole, la testina non troppo grande, si arriva dappertutto, è spettacolare. Qual è l'unica, non pecca, anzi, difficoltà? Che se un neofita pensando che con regolabile vada meglio, prende questo, si ammazza. Perché? Perché a ogni numero corrisponde un rasoio diverso, non corrisponde solo un gap diverso, cambia anche l'esposizione, quindi cambia l'angolo, cambia feedback in viso, quindi da 5 a 4 c'hai un angolo diverso, hai una sensazione in viso di lama diversa e questa cosa, se uno non ha un po' di sensibilità che riesce a capire l'attacco giusto della lama, potrebbe diventare un problema, anche perché a 4 e a 5 la lama la si sente bene e quindi magari tenendo un angolo abbastanza aperto o comunque lavorando con una certa mano, ok. Dal 3 in giù quasi la lama non si sente, però è molto efficace, già 3 comunque rade bene. Quindi cosa che succede? Che se voi partite a 5 con un angolo aperto, dopo magari tenete un angolo sbagliato, cominciate a premere di più, non riuscite a sentire, cioè ogni volta che cambiate numero, se non avete la sensibilità di adeguarvi all'angolo che cambia, potrebbe diventare un grosso problema, quindi proprio non riuscite a capire il rasoio. Allora, chi ce l'ha, ormai se lo tenga e impari un po' alla volta. Magari con un numero fisso a 4 ti fai per 15 giorni la rasatura sempre a 4, dopo a 5, dopo a 3, tanto ce la si fa. Magari il contropelo a 5 è un po' difficile, ma secondo me si può fare a 4 tranquillamente. E dopo, una volta che uno ha un po' di sensibilità, un po' di mano, può anche giocare con le regolazioni. Io intanto partirò a 5 verso del pelo. Come pennello proviamo un'azienda storica, forse una delle prime, se non la prima, produttrice di pennelli, che è Plisson francese. Manico molto bello. Da quello che so, dai sintetici ai tassi, sono tutti ciuffi legati a mano, artigianalmente. Lo proviamo insieme. Logicamente 500 euro per un tasso non posso ancora arrivarci, sarà fantastico e tutto, però per me ci sono dei limiti, ecco, sono dei limiti personali, non di qualità o che non valga la pena, dei limiti personali. Se devo spendere 300-400 euro per un ciuffo fatto a mano, ad esempio, opterei per Voig Co, che annoda a mano, seleziona il pelo, fa un lavoro artistico di artigianato, li spendo più volentieri lì che non comunque magari su un manico di plastica o sempre resine fatte bene e tutto, però cioè sono due cose diverse secondo me, non lo so, però non avendo provato né uno né l'altro non andiamo troppo oltre, sono pensieri che vagano così mentre mi rado e mentre guardo le cose in giro. Bene, testiamo questa cosa. Come sapone, questo marchio che non ho mai provato, però penso sia un buon tallovato, vediamo come va. Eucalipto Spearmint. Allora, come si chiama qua? Giv, Gives of Hudson Street.
LLC, eccolo qua. Non so perché c'è scritto in corsivo e non riesco a capire bene che cosa ci sia scritto. Dopo guarderò bene e lo scrivo nel titolo, nel caso mai. Ok, proviamo. Dovete portare pazienza, ma io già con l'italiano faccio fatica, ma l'inglese proprio non ci siamo. Io ero ancora negli anni in cui alle medie insegnavano il francese, che tra l'altro non so parlare nemmeno. Ci mettiamo un po' del mio Noai, che male non fa. Ok. E via di Plisson. Ok. Mi ricorda un po' il ciuffo delle miule, quello intercambiabile che fanno, che costa anche un bel po'. Tra l'altro anche quello è molto bello, però mentre fate il massaggio che il ciuffo è aperto no, però appena puntate così punge leggermente nelle punte. Dopo io ho la pelle molto delicata, quindi bisogna anche tener conto quella cosa lì. Però nel massaggio è molto piacevole. Beh, ecco, sarà un'azienda storica, se uno vuole investire si prende un tasso, ma ad esempio spendere, so se viene 120 euro, no, no. Io non li spenderei. Lavora benissimo comunque, è fantastico, bello, particolare, non assomiglia ad altri ciuffi che ho provato, a parte a quello della Miule. Quindi niente da dire sotto quell'aspetto lì, anche l'originalità e tutto, però quando uso il mio Boti NC3 o il mio Umo G5, ragazzi miei, sento che non mi manca altro. Ecco, mettiamola così, senza togliere niente a nessuno. Ok, basta. Mi basta così. Monta alla grande sto sapponcino qua.
Allora, Muramasa regolato a 5 con Gillette Natchet. No, e Muster Super Platinum. Portate pazienza. Chiede un angolo molto aperto in questo caso, si sente proprio l'attacco. Taglio dolce, ma si sente l'efficacia, quindi senti che stai andando a fondo. Ma non vi dà nessun senso di aggressività. Ecco, per dirvi, secondo me il 2 e l'1 neanche da usare. Siamo 3, 4, 5. Ecco. Logicamente per la mia faccia, il mio tipo di rasatura, non sto dicendo che è legge. Dovrei ricordarlo sempre, però spero sia sottinteso che quando parlo per la mia faccia e non per quella degli altri. Comunque è un bel pennellino, cioè lavora veramente molto bene. Io l'ho portato a casa ad un buon prezzo e sono stato curioso di provarlo, mi fa piacere averlo, mi piace, quindi penso che me lo tengo. Adesso facciamo l'obliquo a 4. Ecco, i numeri si vedono pochissimo, ok, però ci fai un po' d'occhio, a meno che non hai problemi di vista, non è un problema. Se hai problemi di vista è un problema. Ecco, già a 4 senti che devi chiudere di più l'angolo. Tra il 5 e il 4 si sente molto il cambio di angolo, secondo me. Si sente meno, ad esempio, fra il 4 e il 3. La dolcezza di taglio fantastica. L'unica cosa non è da scambiare per poca efficacia, Se prendete un Rex sembra che vi morda a confronto. Questo qua è dolcissimo, ma secondo me se voi lavorate dai 3 ai 5, ragazzi miei, cioè, questo si può tranquillamente chiamare, per come la vedo io, il re dei regolabili, assolutamente. Sia per il fatto che vi cambia anche l'esposizione, sia per il fatto che ha una dolcezza di taglio incredibile anche nelle regolazioni alte. Un po' mi ricorda, tra virgolette, il Pearl, ok? Quindi un rasoio dolce in tutte le regolazioni è sempre gestibile, però qui hai un rasoio anche più leggero, quindi più facile, più gestibile, meno tozzo, meno
meno ingombrante, ecco. Logicamente anche un altro prezzo, però un altro materiale, un altro progetto, sono due cose diverse. Però mi ricorda quel regolabile come dolcezza di taglio. E allora, sto sapone è un taglio ovato un po' particolare perché monta, cioè, chiama l'acqua, ma non resta troppo, che non resta tutto compatto. Secondo me c'è anche una buona saponificazione sto sapone qua, è ben saponificato, non rende la pelle grassa come uno Stirling o altri saponi tipo adesso i zingari così che sono proprio grassi. Lavora, non dico quasi come un vegetale, ma quasi. Però sentite che è tagliovato e lo sentite. Però molto morbido, non schiumoso, perché cioè, assolutamente il montaggio è bello compatto, però lavora molto bene, mi piace, lavora molto bene, non è esageratamente grasso che vi fa quello strato esterno che dopo non va neanche giù magari in profondità abbastanza del sapone o cose del genere, cioè sentite proprio che lavora bene, si scioglie bene, che monta bene il sapone, è proprio piacevole, mi piace, veramente. Mi piace. Allora proviamo a fare un contropelo a 3. E già così la lama la si sente ma veramente poco e quindi è già, per me è già rischioso perché quando non sento la lama e siccome io comunque ho una ricrescita molto aderente al viso, quindi devo comunque fare una certa pressione per andare in profondità sempre e comunque con qualsiasi rasoio. Se non senti la lama non puoi dire come fanno certi, ma lasci scorrere il peso del rasoio perché non mi basterebbe, per quanto pesante sia quanto efficace sia. Quindi io per non far danni ho bisogno sempre di sentire cosa sta facendo la lama in viso e questo mi permette di fare la giusta pressione dove mi serve per arrivare al mio BBS, tanto amato BBS. E ora, senza fare un contropelo aggressivo, lo faccio a 3, che è dolcissimo, e dopo i ritocchi, invece di abbassare ancora, lo andrò a portare a 4, perché questo mi permetterà di andare in profondità dove mi serve andare un po' più in profondità, però intanto mi sono fatto un contropelo più dolce senza andare troppo sull'aggressivo. È un rasoio che va capito, va usato con modo. Secondo me non da neofiti, assolutamente. È un rasoio delle grandissime capacità, ma va capito, bisogna capire che cos'è un angolo, bisogna capire cos'è la pressione, bisogna avere una certa sensibilità in rasatura, ma
di una dolcezza fantastica. Comunque è piacevole questo sapone, perché nonostante sia menta, eucalipto così, però è una cosa leggera, cioè quella freschezza piacevole che, che non diventa invadente o fastidiosa, cioè proprio quella freschezza da sapone che non ti stancheresti mai di usare, ecco. 4, lo riporto a 4, eccolo qua. Tanto, cioè, veramente ha una profondità di taglio mostruosa. Ok. Sto andando a cercare, come si suol dire, il pelo sull'uovo, eh. Arriva perfettamente nella zona baffi. È un rasoio allucinante, ragazzi. Cioè, mi spiace, ma è un rasoio fantastico. Anzi, mi dispiace, sono contento. Bel post rasatura. Lo sento già, bel post rasatura del sapone. Piacevole, pelle morbida, ma non troppo grassa. Molto, molto, molto piacevole. Cioè, guardate che rasatura. Guardate che BBS mostruoso, profondo, senza red point, senza irritazioni, cioè questo è per me irregolabile definitivo, ma proprio fantastico. Per andare dietro la profumazione un po' del sapone, questo talcatino fresco, Barbary, ecco. Qua ho visto due leggerissimi red point, ma ogni tanto sono io che proprio faccio le cose che non so che devo fare, perché per me fare questo passaggio qua troppo forte devo andare un po' in obliquo, l'ho voluto fare lo stesso e vabbè, ma non importa, errore mio, rasoio proprio non gli si può dire assolutamente nulla. Non ho sentito la rasatura. Non ho sentito la rasatura. Quindi rispettosissimo della pelle, profondo perché ragazzi ai ritocchi non avevo quasi più niente. Logicamente quando fai lo stupido, cioè insisti o vai dove sai che non devi andare, è un rasoio profondo, ma gestibilissimo, dolce, fantastico, lo adoro. Bene. Uno spettacolo, ragazzi. Rasatura spettacolare. Plisson, cosa dire del Plisson? È un bel pennellino, se lo trovate usato a buon prezzo, fa il suo, è carino, è bello, si presenta bene. Bisognerebbe provare i top della gamma, provare roba in tasso come si deve, legati a mano, allora là magari uno dice sì, valuta le cose, ma
così, un sintetico così, come vi ho detto, un Botti Brush, NC3, uno Umo, per me sono assolutamente superiori. E comunque come tassi, quando avete tipo questo qua che è il Silver Tip di montagna della Botti Brush, ragazzi miei, c'è una spina dorsale fantastica, monta qualsiasi cosa, e con 50-60 euro c'è il ciuffo, con 100 euro, 80-90 euro hai il ciuffo ed è il manico e tutto, sono spettacolari, cioè devi essere appassionato e avere anche la possibilità di provare cose top, e magari nel mucchio trovi anche un bel pennello. Però se io devo spendere 250, 300 euro, 400 euro, me lo faccio fare, come vi ho detto, da un artigiano tipo Voigt Co, Voigt, c'è scritto Eco, che seleziona il tasso, te lo annoda a mano, ti fa il manico con l'avorio con le zanne di mammut addirittura, cioè fa di quei lavori, quando lo vedi dici mamma mia. E allora ok, o se no, se uno non vuole spendere troppo, si prende un buon ciuffo della Botti o dell'Umo di qualità, vai da un artigiano come Andrea Mistani, come Elia Bragion di Eleganto, e ti fai fare un manico artigianale. Quindi ti fai il tuo bel pennellino meraviglioso con 100 euro, 80, 90, 100, 110 euro, ti fai un super pennello, dai anche qualcosa all'artigianato italiano, a chi lavora qua in Italia. I ciuffi comunque la maggior parte sono fatti là. Ecco, dopo se uno ha la possibilità, dice ok, io non ho un problema a spendere 500 euro per un pennello, può provare un Clisson, sono sicuro che magari è un passo in più di tutti i cinesi, per carità, ci mancherebbe anche quella. Sono considerazioni personali. Ecco. Bene, ragazzi, vi saluto. Muramasa, battezzato oggi il re dei regolabili per me. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye!